È grosso! È un palloncino rosa! Oggi sono felice perché sono in un posto che mi piace da impazzire, anche se è un po' maltrattato dalla gente. Però qui c'è un sacco di pesce, cefali, pesci serra, magari qualche lampuga, e voglio proprio vedere se riusciamo a pescarlo. Mi immedesimo in qualsiasi pescatore che vuole andarsi a pescare un pesce serra, anche se io imbroglierò un po' perché c'ho il rezzaglio, e quindi cominciamo pescando l'esca, che già è una pesca bella di per sé. Per fare questa roba ci vuole un po' la vista supersonica, ma noi ce l'abbiamo, quindi siamo fortunati. Quindi vediamo dove gira qualche cefaletto, li tiro sul rezzaglio e poi avremo anche l'esca per pescare. Per l'occasione mi sono comprato anche un secchio nuovo, guardate. Questo è come quell'altro della Decathlon che avevo, però è più capiente per mantenere il vivo al fresco. Comincio così a camminare con il rezzaglio, guardando nell'acqua. Vedo qualche cefalo, ma sono abbastanza lontani e difficili da raggiungere. Non mi accuccio così vuol dire che li ho visti. Sono anche sceso in questo pontiletto perché mi vedono. Si vede che qui hanno già subito qualche trattamento di rezzaglio i cefali e conoscono bene come funziona. Sono costretto ad entrare nell'acqua perché i cefali non rimangono vicino agli scogli. Però qui, purtroppo, c'è un fondo di posidonia che potrebbe essere molto pericoloso. Decido comunque di andare avanti e provare un tiro. Ho il riflesso del sole negli occhi e non riesco a vedere bene. Lancio non è un lancio perfetto, eppure un cefalo rimane nella rete. Sono stato costretto a lanciare lontanissimo proprio perché il pesce era davvero lontano da me e ora però mentre lo recupero lui rimane impigliato nella parte superiore della rete. Ma è un solo pesce e non basterà sicuramente per questa giornata di pesca. Nel ritornare sprofondo completamente nella posidonia. Chiedetemi se sono bagnato. Rientro nell'acqua con i calzoni completamente bagnati, i cefali però stavolta sembrano essere di più, mi avvicino e riesco a centrarli perfettamente. Sono lì che brillano nella rete e come sempre è un'emozione incredibile, perché mi ricorda di quando ero bambino, ora l'esca non è più un problema. Li avevo visti, non so se camminare tipo granchio, a gambe larghe così. Ora ragazzi abbiamo le esche per i prossimi 6 mesi, va bene? Olè! Come al solito mi sono fatto malissimo. Non fate queste cose senza gli stivaloni. Avete visto? Bisogna rischiare sempre la vita per fare queste cose. E nella rete ci sono tantissimi cefali, la dimensione è quella perfetta e tutti in ottima forma. Il secchio è perfetto, i cefali c'entrano perfettamente, ma ora devo sbrigarmi e metterli nell'acqua di mare in modo che non muoiano. Guardate, questi sono meravigliosi e hanno questa, si chiama gargia d'oro, poi vi spiego bene a che specie appartengono. Sono contentissimo perché già abbiamo l'esca. Mi sono portato solo una cannettina da pesca e l'altra vi voglio vedere se riesco a pescare le aguglie. E ora bisognerà inventarsi tutto. E ora è il momento di andare a prendere tutta l'attrezzatura e scegliere il posto migliore per pescare. Non voglio neanche commentare lo schifo che c'è qui, ma questo vuol dire che la gente non ha veramente rispetto di se stessa, non del posto dove si trova, ma proprio di se stessa, perché poi sono gli stessi che ci vengono a pesca. Oggi purtroppo c'è un brutto vento e bisogna essere molto attenti nel scegliere lo scoglio giusto dal quale pescare. Pescheremo da qui, col vento alle spalle, mandando la nostra canna più lontano possibile. Sto posto è fantastico, io l'ho sempre adorato. Ora mi sono portato una sola canna da pesca, poi c'è qualcuno che pesca 4-5 canne, siamo tutti a serra. Nessuno finora ha preso nulla. Vediamo se con una piccola strategia possiamo vincere. Innanzitutto abbiamo messo i cefali a bagno, sono qui sotto, in modo tale che rimangano veramente ossigenati, come se stessero al mare. Quindi, quando poi non abbiamo preso nulla, li ributtiamo e fine della storia. Ora però vi faccio vedere come si può creare un cavetto minuscolo. Ce la rischieremo, però secondo me faremo la differenza. E sto utilizzando una combo tutta nuova, dopo ve ne parlo. Ho comprato per la modica cifra di €1 questi tubicini per chiudere il cavetto d'acciaio. Un cavettino giusto da 15 libbre. Buon Giuseppe mi ha portato i palloncini con scritto tanti auguri, vediamo che useremo come galleggiante. E degli ami. Usiamo un amo solo, che i serra sono furbi, non possiamo farci fregare. Quindi faremo tutto in maniera super leggera. Singolo amo,
po' grossetto, però usandone uno è meglio usarne un po' più grandino. I tubicini non erano neanche necessari, però non so perché nel loro pacchettino ne mettono di enormi, chiudono male il cavetto d'acciaio. Io faccio un appello, per favore metteteli più sottili in modo tale che funzioni, se no, oppure lo fate apposta così siamo costretti a comprare quelli più sottili. Vabbè, la cosa importante ragazzi è che quando si va a mare, a pesca, dovete essere super flessibili. Proprio perché nel mare non si hanno mai certezze, possono cambiare le condizioni, può cambiare la giornata, dobbiamo essere pronti in ogni momento a gestire la situazione che ci troviamo di fronte. Le pinze hanno questo beccuccio con questi incari che sono fatti apposta per questi affari. L'importante è stringerli bene e vedete che non andrà da nessuna parte. Vi faccio vedere un altro piccolo segreto, proprio per minimizzare l'utilizzo del cavetto. Si fa un nodo direttamente sul cavetto d'acciaio. Facciamo un nodino semplicissimo. Bagnate sempre perché il lubrificante in tutte le cose è utile. Ecco qua, guardate quanto è piccolo questo cavetto d'acciaio. Ora la scelta più difficile è il colore del palloncino. Ho scelto rosa. E ora gli facciamo un altro nodino per impedire che se scoppia lo buttiamo a mare. Non mi va che vada a finire in mare. Tanti auguri cari Serra, vi sto mandando una caramellina. Ora dovevo fare un video per pescare le lecceamia. Ho sbagliato che avevo 2 canne da surf casting, ho preso quella più potente. Comunque non mi scoraggio e continuo a pescare. La canna, come dico sempre, non fa troppo la differenza. Innesco il cefalo in maniera molto leggera dalla coda. Come vedete il cavetto è praticamente coperto dalla coda del cefalo e tutto il resto del pesce non ha ami, non ha nulla, quindi... A questo punto non resta che gettare il pesce a mare e sperare che il palloncino, con l'azione del vento, lo porti più lontano possibile. Qui vi consiglio di accompagnare con le mani la fuoriuscita del filo, altrimenti voi non vi rendete conto, si crea una matassa grande così e non è piacevole. Comunque io sono veramente scemo, ma come ho fatto a prendere la canna da pesca sbagliata? Però comunque quando la canna è buona tutto si può fare. Ora, a che distanza lasciamo questo bel palloncino? In teoria i pesci serra dovrebbero girare qui intorno proprio per cercare le loro prede. Visto che però questo signore sta pescando a 20 metri e non ha preso niente, io l'ho mandato una cinquantina di metri. Sto raccogliendo ogni micro pezzettino di questi che ho lasciato e che c'erano fra l'altro già, però non si lascia mai niente a mare. Visto che non è che posso stare qui 16 ore a aspettare quei signori serra che mangino, voglio farmi 2 lancettini vedere se c'è qualche aguglia, qualche altro pesce, perché io in realtà ero venuto perché volevo pescarmi la cena. Mentre qui c'è la tempesta di vento, in quell'angolino no. Ora mettiamo un bel pezzettino di questi vermoni coreani e vediamo se qualche aguglia risponde al richiamo della foresta. E a questo punto non resta che lanciare, sfruttando il forte vento che ho alle spalle, quindi un lancio alto e lunghissimo. Qui la pesca è sempre semplicissima, si lancia la bombarda con il coreano, piano piano si recupera. Se vedete l'aguglia vi fermate, la fate mangiare bene e poi la ferrate. Eccola l'aguglia. Questa sì che è un'esca degna di questo nome, però si è ingoiata tutto, porca miseria. Quindi cosa si fa? Si taglia il filo sperando che poi salterà via. Sta cercando di saltare in tutti i modi, tutto il casino, entrare nell'acqua, nella Posidonia, rischiando di morire affogato, quando qui giù è pieno d'aguglie, che è molto meglio come esca rispetto al cefalo. Ora la devo usare, Cioè non si può non usare questa aguglia meravigliosa, ma la montatura sarà diversa, 2 ami, perché ovviamente il corpo dell'aguglia è lunga e se no qui veramente i serra ci banchettano e non ci rimane nulla. Ricominciamo! Mi dispiace, ma aguglia batte cefalo. Allora, il ragazzo secondo me lo possiamo anche liberare. Fatto una ferita minuscola che neanche se ne accorge. Ciao piccolo, via! Così lui sta tranquillo. Ora devo cambiare il finale perché ne ho fatto uno a 2 ami. Allora, qui la situazione è semplice. Si allama di lato, sempre nella parte della coda, perché tanto il serra mangerà qui. Ci potete scommettere quello che volete. Gli ami sono scorrevoli, quindi potete un po' tirarli e subito, perché l'aguglia è più delicata del cefalo. Allora, la pesca delle aguglie mi è sempre piaciuta. Io non so perché qui in Sardegna arrivano molto più tardi rispetto alle altre regioni. Ad esempio in Puglia arrivavano già intorno a luglio, agosto. Qui bisogna aspettare settembre, ottobre e anche novembre. Poi nelle altre regioni rimanevano tutto l'anno. Ora la pesca è stra semplice, ve l'ho fatta vedere in un paio di video.
Si usa una bombarda galleggiante con una girella tripla, un finale di 1,5 metri e si recupera. Loro lo seguiranno, l'esca, e se la vanno a mangiucchiare. Solito discorsetto, bombardina da 25 grammi galleggiante bianca, almeno la vedete voi, e le aguglie perché poi gli vanno addosso. E un amettino, vedete, lungo. L'innesco semplicissimo, io uso un amo praticamente Aberdeen, ecco qua, questo è l'innesco. Voi lanciate lontano, aspettate 5 secondini, anche 10, perché i pesci che stanno lì hanno sentito il tonfo e si avvicinano curiosi. Dopodiché fate un bel recuperetto. Comunque l'aguglia sta mangiando, io la sento, eccola, presa. Che fanno? Ogni tanto si staccano perché comunque non è facile agganciarle col muso, è staccata, quindi gliela lascio un po', eccola. Questo pesce mi piace un casino a me le aguglie perché sono semplici e sono anche buonissime da mangiare. È un rostrato, vedete che ha questo becco con i dentucci e lei caccia principalmente piccoli pesciolini e vengono seguendo i banchi da licette durante questo periodo e la amano tutti, dalla ricciola al tonno al pesce serra, insomma un pesce un po' sfigato, no? Però mentre sto pescando, un sub si avvicina, cercando di catturare qualche pesce serra. Dopo un paio di immersioni, anche lui però capisce che oggi non è giornata, infatti non riesce a vedere neanche un pesce serra. mentre mi lavavo le mani ho visto un sacco di patelle e mi è venuta un'idea malsana. Ora con sta cannetta cambio tutto, altro che aguglie, voglio vedere se c'è qualche saragone, qualche ghiozzo grosso in mezzo alle rocce. Ci proviamo, dai, tanto dobbiamo aspettare che si serra, che non ci stanno, non mangeranno. Vai, cambiamo tutto per la 100 miliardesima volta. Allora, la situazione è semplice. Piombo in basso, guardate che bell'archetto che fa, è meraviglioso. In modo tale che io posso pescare e questo non è che si va a intrecciare da nessuna parte, rimane pure un po' alto con l'esca che di solito è più leggera dell'acqua. E il piombo lo posso anche infilare nelle rocce. State attenti sulle rocce perché rischiate di cadere in maniera incredibile, quindi attenzione ragazzi. Eccole, ne bastano 2, non 100.000. Si scalza praticamente da sotto, il guscio sempre a mare. Lo metto sull'amo, prima lo infilzo da una parte e poi dall'altra, in maniera semplicissima. Le prede principali sono ghiozzi, scorfani, saraghi. Comincio così a provare le varie buchette, sperando di trovare il punto giusto. Però l'acqua qui è molto più bassa di quello che io mi aspettavo e non abbocca nulla. Dopo qualche minuto, in realtà, un pesce abbocca, però non faccio in tempo a tirarlo fuori e lui probabilmente o si intana o fa incagliare l'amo nella roccia e rimango incagliato. Questo era un sarago, ragazzi. Purtroppo si è intanato il ragazzo, era un bel saragone. Dopo aver incagliato sono stato costretto a rompere tutto quanto. Dovrei rifare la montatura, ma non mi va e sinceramente voglio dedicarmi in quest'ultima mezz'ora di luce a provare a catturare un pesce serra. Ne approfitto per farvi vedere una cosa. Questo cefalo è malato. Si vede perché probabilmente è stato attaccato da serra o da qualcosa che gli ha tranciato le pinne, le branchie o anche da magari ha dei parassiti. Non lo so, ha una brutta ferita in testa. Ecco perché era in quell'acqua bassa a, diciamo, rimarginare le sue ferite. Vai, povera bestia. È andato. Ne libero tutti, ne lascio solamente uno. Le aguglie me le voglio tenere perché le congelo e ci andremo a pescare i pesci serra dalla barca. Poi vi faccio vedere come congelarle. Tutti i cefali via. Ciao. Vi faccio vedere una cosa un po' brutal, ma da morte va bene, che serve per poterle preservare al meglio. Bisogna fargli un po' di fisioterapia alla spina dorsale, cioè allungarla, in modo tale che non prendano questa forma, vedete? Ora c'è questa forma S, no? Gli diamo una stiracchiata, più o meno rimane un po' più dritta. Questo è, così si possono congelare, altrimenti poi rimangono tutte stortignaccole e quando le trainiamo vanno storte. Mi sa che oggi questi pesci serra non ci sono, ma si vede perché è pieno d'aguglie, è pieno di cefaletti, tutti tranquilli, e quando il gatto non c'è i topi ballano. Però avete visto che secondo me ci si può divertire alla grande anche in una scogliera come questa. Molto spesso quando si va a mare non si riesce mai a catturare quella preda che tanto sognavamo, ma è giusto così, perché quella preda deve rimanere un piccolo trofeo difficile da raggiungere. Eppure ci si può divertire in tanti altri modi e oggi mi sono divertito tantissimo col rezzaglio e ho preso davvero tante aguglie. L'importante, come dico sempre io, è stare bene a mare e godersi una giornata di pesca.